Cari amici della pizza fatta in casa, bentornati nel mio canale per questo nuovo video. Oggi faremo un video leggermente diverso dal solito, nel senso che faremo un video con le mani in pasta. Recentemente nel locale supermercato Conad ho trovato questa farina che è la Vesuvio del Molino Vigevano, che è abbastanza conosciuta in questo periodo, poi se ne fa un gran parlare perché loro la stanno decantando come produttori in quanto farina capace di dare sviluppi ai cornicioni particolarmente importanti, e in verità, se voi osservate bene da vicino, nel logo proprio campeggia un bel cornicione evidente e molto alveolato, davvero ben strutturato, di quelli magari riuscissi a farne uno così. Comunque ne ho sentito talmente tanto parlare che mi sono incuriosito, ho detto dai, proviamo a fare un impasto insieme e vediamo un po' che cosa ne viene fuori. E quindi preparo con voi una ricetta per contemporanea al 70% di idratazione che si svilupperà sostanzialmente in circa 8 ore, di cui una parte in frigo e una parte a temperatura ambiente, suddivise così: un'ora di attesa dopo che abbiamo finito l'impasto, poi in frigo per 4 ore, poi togliamo i panetti dal frigo, i panetti li facciamo subito prima di andare in frigo, poi togliamo i panetti dal frigo e li lasciamo lievitare altre 3 ore a temperatura ambiente, che al momento è più o meno 25 gradi in casa mia, e infine faremo stesura e cottura. E quindi ci prepariamo subito. Io qui ho messo già 100 grammi di farina Vesuvio che mi erano avanzati da una precedente lavorazione dei giorni scorsi, quindi rovescio adesso i 500 grammi di questi pacchetti. Signori del Molino Vigevano, costa cara questa farina, io l'ho presa ma mezzo chilo costa davvero tanto cara. Va bene, detto questo, adesso abbiamo ricavato sostanzialmente 600 grammi di farina che ho previsto nella mia ricetta, li metto già nel contenitore più grande perché faremo un impasto no knead, ovvero sia senza impasto, quindi semplice per tutti. Poi abbiamo previsto nella ricetta, che io ho scritto qua, non so se si riuscirà a vedere, ho previsto sostanzialmente 19 grammi di sale, quindi li andiamo subito a pesare. Mettiamo il sale, siamo a 16, 18 e 1, 19, e lo mettiamo subito all'interno del contenitore della farina. E già che ci siamo, gli diamo una mescolata così un po' alla buona, perché non occorre nulla di particolare con la tecnica no knead, e appoggiamo via fuori dai piedi un po' di cose. Dopodiché pesiamo il lievito con uno di questi bilancini che si trovano nei negozi dei cinesi per circa 6-7 euro. Il lievito, che in questo caso è il 2%, per me equivale a 1,30 grammi. Quindi mettiamo il 1,30 grammi, questo è un po' troppo, eccoci qua, facciamo fuori anche il lievito e lo mettiamo qui all'interno. Diciamo che si potrebbe anche tranquillamente disciogliere prima nell'acqua e poi versare all'interno, però poi alla fine otterremo lo stesso risultato. Infine pesiamo il 70% di acqua su 600 grammi di farina, che equivale a 420 grammi di acqua che io ho tolto dal frigo, con l'intento di tenere un po' controllata la temperatura finale. Siamo a 415, ancora un ultimo goccio, eccoci qua, e facciamo fuori anche questo. Spostiamo questi contenitori, altrimenti non si vede, spostiamo anche questo che tanto non abbiamo utilizzato e togliamo anche un cucchiaino che non ci servirà. Io verso tutta l'acqua all'interno, senza particolari attenzioni, senza niente di particolare, e se voi osservate, seguendo la tecnica del no knead, io semplicemente mescolo finché non ho ottenuto di avere che tutta la farina sia andata in contatto con l'acqua, niente di più. Questa fase qui più o meno durerà 2 minuti e mezzo, 3, non di più. Naturalmente poi nel video, nella versione che io vi proporrò, dovrò tagliare un pochettino qualche pezzetto. Allora, una prima considerazione che sento di farvi, quando ormai sostanzialmente
sono trascorsi quei due minuti e mezzo in cui ho impastato. Nel frattempo vi faccio vedere un po' come viene. Nulla di particolare, quindi non gli sto certo dando corda, sto solo mescolando affinché tutta la farina entri in contatto con l'acqua. Però la prima considerazione è che questa farina sicuramente beve, questo 70% sostanzialmente non l'ha neanche visto. È vero che questa è la tecnica no knead, quindi al momento non stiamo facendo nulla di particolare, però in altre circostanze ho avuto in uso delle farine che insomma non si sono comportate identicamente nei confronti dell'acqua. Ecco qua, io potrei dirvi che qui abbiamo finito, cerco di farvelo vedere in qualche maniera, tanto poi ingrandirò. Vedete, l'impasto sostanzialmente non è niente, però se non altro tutta la farina è entrata in contatto con tutta l'acqua e quindi in questo momento la lasciamo riposare per circa un'oretta a temperatura ambiente. Adesso io tappo, utilizzo un mega tappo di silicone che avevo trovato anni fa da Ikea e noi ci vediamo più o meno tra un'oretta. Bene cari amici, un'ora è trascorsa, quindi adesso possiamo tranquillamente scoprire il nostro impasto che si presenta così. Naturalmente è ancora brutto, non c'è assolutamente niente, è tutto da preparare, però a questo punto possiamo iniziare a fare così. Qualche piccola piega per poi rimetterlo a riposare e fargli trascorrere nuovamente del tempo. In questo caso noi faremo trascorrere un quarto d'ora per 3 volte. Adesso naturalmente un attimo, eccomi qua, stavo prendendo questo perché l'impasto naturalmente adesso inizia a essere un po' appiccicoso, però si sta già lisciando, cioè dopo un'ora trascorsa così con la tecnica no knead lui è sufficientemente allisciato. Adesso io cerco nuovamente di farvelo vedere. Ecco qua. Allora, ora noi ripeteremo per altre 2 volte a distanza di circa un quarto d'ora, 20 minuti, questa stessa operazione facendo delle pieghe e noi ci vediamo direttamente dopo. Adesso lo copro e lo lasciamo nuovamente riposare. A questo punto scopriamo nuovamente l'impasto, lui direi che è ben pronto, lo togliamo quindi da qui e ci prepariamo a fare i panetti. In tal senso ho già preparato i miei mitici contenitori di Mauris, quelli che costano 2,55 €, anzi c'è qualcuno che li ha trovati in offerta a meno di 2,50 €, quindi insomma immaginate un po' voi, prendo il mio raschietto, eccolo qua, e quindi mi manca, ecco, il peso, giusto per fare le cose ben fatte, e quindi possiamo tranquillamente procedere allo staglio. Allora, iniziamo. I panetti sono da 250 grammi ciascuno. Ah, perfetto. La modalità è la mia solita, la più facile del mondo, direi, quella di piegare su se stessi i panetti. Guardate che belli che sono, ben lisci. Lo poggiamo qui, mettiamo un filo d'olio, a questo punto lo metto già anche negli altri, così siamo già pronti. Allora, anche l'ultimo panetto è pronto. Non mi resta che chiuderli. Qua sostanzialmente ci siamo. Adesso i panetti faranno un'ora più o meno qui a temperatura ambiente, poi li metterò in frigo per il tempo che abbiamo stabilito, poi dopo il frigo faranno ulteriori 3 ore più o meno a temperatura ambiente, poi faremo la stesura e la cottura. Ci vediamo dopo.
Cari amici, sono trascorse le ore della lievitazione che avevamo previsto secondo il nostro piano e adesso possiamo iniziare a dedicarci alla stesura e anche al condimento e infine alla cottura. Userò il mio forno F1 P134HA Evolution che monta il nuovo software, quello che ci consente di programmare sostanzialmente sia la temperatura superiore che quella inferiore, e io ho impostato a 460 gradi sopra e a 420 gradi sotto, tenendo presente che poi la cottura sostanzialmente si svolgerà intorno ai 430 gradi complessivi. Vi voglio anche far notare un'ultima cosa: i nuovi F1 Evolution hanno una magia, e cioè la ventola quasi non si sente. È davvero incredibile rispetto alle normali ventole che sono in dotazione agli altri forni. Questa davvero non si sente. Poi non so per quanto ancora resterà, però qui a fianco a me c'è la mascotte, c'è il dottor Mozza, lo vedete qui, che rimarrà con noi durante questa fase. Adesso aspettiamo ancora qualche minuto, io interrompo un attimo perché siamo ancora a 412 gradi e quindi c'è ancora bisogno di qualche minuto per raggiungere la temperatura. A tra poco. Quindi ricopriamo la pizza di semola e iniziamo con i polpastrelli portando l'aria verso l'esterno. Stavolta facciamo una prosciutto e funghi. E allarghiamo un po' la pizza. Tenete presente che la pala essenza è di 34 cm. Adesso possiamo andare in forno. Avviamo il programma. E cerchiamo un po' di capire qualche caratteristica. Nel frattempo appoggio nuovamente la pala. Allora, prima considerazione, questa farina per il momento sta funzionando molto bene perché, ripeto, un 70% si gestisce facilmente, vedete, non fa nessuna difficoltà né in fase di stesura né in fase poi di trasferimento della pizza sulla pala e suo allargamento, quindi voglio dire è facile da gestire. Direi che come risultato in nemmeno 2 minuti anche in cottura è molto valido, fa il crunch e adesso possiamo provare anche a vedere una sezione, giusto almeno per capire come sta sviluppando, perché voi lo vedete, insomma, c'ha da più parti e ben gonfia.
La mettiamo in un piattino, così riusciamo magari a vederla un po' meglio. Io adesso non so se riuscirò, però poi comunque ve lo ingrandisco. Però diciamo che la sezione, premesso che il condimento è rimasto qui ad aspettare, però la sezione è più che dignitosa, ecco, considerate sempre come noi abbiamo fatto l'impasto, quindi in una maniera estremamente semplice. Io poi ingrandirò e vi farò vedere. Eccoci qui. Depositiamo come sempre il panetto e procediamo con la stesura come già insomma abbiamo visto, quindi non occorre ripetersi continuamente. Questa è una pizza un po' ricca in cui mettiamo della pancetta in cubetti che prima ho passato in padella fino a ottenere, diciamo, un po' di croccantezza. Questa è una scamorza affumicata che contrasterà un po' il dolce dei pomodorini gialli, che sono sostanzialmente dei datterini. Poi mettiamo un po' di pepe nero, un bel giro d'olio e dulcis in fundo il fior di latte. Allarghiamo un po' la pizza e ci prepariamo ad andare in forno. Avviamo il programma. Fermiamo il programma e così ricomincia subito il riscaldamento. Che dirvi? Ci sono giusto un paio di puntini neri anche in questo caso. Niente di particolare, la pizza veramente molto molto bella. Mettiamola sul piatto. Sistemiamo nuovamente la pala. Finiamo con i consueti condimenti, mettiamo qualche fogliolina di basilico, provo a farvela vedere un po' da vicino. Cottura, avete visto, più o meno tutto il tempo intorno ai 425 gradi. Direi crunch, che c'è da essere soddisfatti. Guardiamo anche qui il taglio. Beh, anche qui come potete vedere la farina ha risposto bene, l'impasto resta comunque quello fatto a mano, quindi non ci possiamo lamentare, però già che ci siamo è l'occasione qui per assaggiare. Beh, la pizza è certamente buona, farina saporita,
Buona, veramente buona. Adesso sistemiamo questa e ci vediamo tra un attimo per l'ultima pizza. Bene, ci siamo nuovamente con l'ultimo panetto. Dopo il tempo tecnico, giusto proprio il minimo per ripulire un pochettino la tavola da lavoro, che è questa. Mettiamo un po' di semola sopra e poi con i polpastrelli iniziamo ad allargare. E quindi, ricordandoci qual è la parte alta, scuotiamo un pochettino dalla farina in eccesso, appoggiamo e già che ci siamo tiriamo via le bolle più evidenti che tanto farebbero un disastro una volta in cottura. Questa ultima pizza la facciamo come capperi e acciughe e nuovamente però su base bianca. Quindi mettiamo, o meglio non su base bianca, scusatemi, su base gialla. Allora, prendiamo qualche altro pomodorino in pezzi, lo sistemiamo, un po' di formaggio grattugiato, basilico. Questo non so se si vede, ma è un basilico che è stato a bagno d'acqua. Sistemiamo i capperi abbondanti e poi le acciughe. Nel frattempo il mio solerte addetto è ancora lì. Completiamo con il fior di latte e siamo pronti. Prendiamo la pala, verifichiamo la temperatura, è già risalita. Altro dettaglio non da poco, con questo software l'Evolution è mostruoso, può stare ore e tiene la temperatura senza nessuna difficoltà. Non solo, vi dico che se dopo circa un'ora noi non stiamo lavorando con il forno, lui si spegne in automatico. Bene, andiamo a infornare. Avviamo il programma. E dopo 1 minuto e 45 possiamo tranquillamente togliere la pizza, che ancora in questo caso ha qualche bolla nera di troppo. Qui dietro c'è proprio una bruciacchiatura, noi le togliamo, che sono un po' antipatiche, io perlomeno le tolgo sempre, però insomma nel complesso, a parte questa bruciacchiatura qui dietro che è veramente antipatica, però nel complesso direi che non ci possiamo lamentare. La mettiamo qui sul piatto, poggio la pala, tanto adesso abbiamo finito, e vediamo insieme un po' la sezione anche di questa pizza. Fermiamo il programma e dicevo, guardiamo insieme la sezione della pizza. Prendiamo un piattino, proviamo a trascinarla senza perdere tutti gli ingredienti, più o meno ci siamo, e ve la mostro. Adesso io non so se in qualche maniera ci riesco, però insomma ci possiamo ritenere soddisfatti, direi, ecco. Ve la faccio vedere anche da qui, provo ad avvicinare un po'. E anche da quest'altro lato, non so se si vede, ma ha una bella tessitura, ecco. Bene, io direi a questo punto che abbiamo visto un po' tutto. Io devo dire la verità, per come ha cotto, per come si presenta, per come sono riuscito a stenderla, devo dire che questa è sicuramente una farina buona, come ce ne sono altre, per carità, non vedo l'eccezionalità, ecco, questo no, però direi che è una buona farina, considerato come abbiamo fatto l'impasto, proprio adatto a tutti e senza nessuna difficoltà. Bene, siamo arrivati adesso alla fine del video. Se il video vi è piaciuto potete anche lasciare un like, se non siete iscritti
Come capita a tantissimi tra quelli che vedono i miei video, potreste approfittarne e dare fiducia iscrivendovi e condividendo questo video. E io vi do appuntamento al prossimo, sempre su questo canale.